Ciao a tutte e bentornate sul canale del Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto. Ci vediamo oggi per la terza lezione dell'utilizzo dei ferri circolari. Quello che vedremo insieme è l'utilizzo del Magic Loop e poi il punto a coste, quindi come si fanno le coste nella logica dei ferri circolari, che abbiamo visto un po' differente rispetto a quella dei ferri lineari, però sostanzialmente sono, seguono un po' la stessa linea di pensiero. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere, e quindi non entro nel dettaglio di come si realizzano le coste, è l'utilizzo del Magic Loop. Cos'è e a cosa serve il Magic Loop? Il Magic Loop è un modo per accorciare il cavo di lavorazione che noi stiamo usando quando dobbiamo realizzare delle cose con una circonferenza piuttosto piccola, come nel mio caso. Questo potrebbe essere benissimo il collo di un maglioncino per una bambina, e quindi io non posso utilizzare un cavetto troppo grande, o meglio, non potrei utilizzarlo se non ci fosse questa famosa tecnica del Magic Loop. Allora, vediamo che cosa succede. Succede che nel momento in cui noi abbiamo questo capo sul ferro, come vedete, già questa è la sua tensione massima, quindi se dovessimo lavorare risulterebbe un po' troppo tirato come lavoro, faremmo fatica a lavorarlo. Diciamo, qua siamo abbastanza al limite, potremmo anche farlo, però sicuramente non verrebbe corretta la tensione dei punti. Quindi, per ovviare a questo inconveniente, che cosa facciamo? Adesso vi faccio vedere. Facciamo scorrere il lavoro da questa parte, dalla parte dal ferro sinistro. Poi prendiamo a un certo punto, quindi prendiamo un certo numero di punti, tiriamo il cavetto e avviciniamo i punti al ferro di sinistra, che è quello da cui preleveremo i punti per poi lavorarli sul ferro di destra. Da questo momento in poi noi potremo lavorare come se avessimo un cavetto della dimensione giusta. Io anche in questo caso sto utilizzando i ferri corti perché sto facendo proprio una circonferenza piccola. Quando poi utilizzerete i ferri lunghi, naturalmente la logica sarà la stessa. Solo che con i ferri corti e la tecnica del Magic Loop potete lavorare veramente delle piccolissime circonferenze. Vedete, io sto lavorando il mio pezzo nella parte che c'è sui ferri e mi resta quest'asola di filato, vedete, che quindi mi va a ridurre, esclusa dal lavoro, che quindi mi va a ridurre la circonferenza del cavetto, e quindi il lavoro può scorrere in maniera molto più agevole, vedete. Cosa succede? Io ho finito i punti, vedete, mi rimane il cavo libero, quindi per rifare questa operazione prendo un po' di punti, che sono quelli, diciamo, che riesco a lavorare in un ferro, faccio scorrere gli altri, li avvicino al ferro di destra e poi ricomincio a lavorare nella maniera consueta. L'alternativa al Magic Loop qual è? Chiaramente quella di utilizzare un cavetto più corto, però anche con i cavetti più corti e i ferri corti non è detto che non abbiate bisogno comunque di ricorrere a questa tecnica, specialmente nel caso in cui per esempio doveste fare le maniche per un maglioncino di un bimbo molto piccolo. Avete due possibilità: o utilizzate questa tecnica oppure in alternativa lo lavorate in piano e poi lo cucite successivamente. Se volete fare un lavoro senza cuciture, così come piacciono tanto a me, dovete combinare i ferri corti e la tecnica del Magic Loop. Nel frattempo, vedete, potete sbirciare su come si realizza il punto a coste. L'avevo preso male. Ok, adesso finiamo questo e poi entriamo nel merito di come si realizza il punto a coste. È estremamente semplice perché si realizza proprio come si realizza con i ferri lineari per chi ha familiarità. Però, a differenza di quello che succede con i ferri lineari, in cui abbiamo un rovescio su un dritto e un dritto su un rovescio, qua, seguendo la logica dei ferri circolari, andremo a lavorare sempre un rovescio su un rovescio e un dritto su un dritto. Iniziamo da qua.
Queste sono due maglie a rovescio, si vede perché hanno la solina sul retro, invece le maglie a dritto, come vedete, hanno la parte di maglia rasata sul davanti e la solina rimane sempre sul retro. Quindi prendo il filo, lo porto sul davanti dell'uncinetto, infilo il ferro di destra partendo da sotto verso sopra sotto il ferro di sinistra, faccio passare il filo ed esco, così come avete visto il punto a rovescio. Cosa succede? Che quando dobbiamo andare a lavorare il punto a coste, mentre tiriamo fuori il ferro, facciamo ripassare il filo dietro per poi andare a lavorare la maglia a dritto. E così, nello stesso modo, quando abbiamo finito di fare la maglia a dritto, facciamo ripassare il filo sul davanti in modo da lavorare a rovescio. Lavoriamo un punto, lavoriamo un altro punto, guardate cosa succede adesso. Mentre io porto dietro, faccio cadere la maglia, porto dietro il filo in modo da lavorare poi il punto a dritto. Quando faccio cadere la maglia a dritto, passo con il ferro di sinistra sotto al filo e lo porto sopra per fare la maglia a rovescio. Adesso faccio passare il segnapunti, dopodiché proseguo. Ok, ve ne faccio vedere ancora un po' perché è chiaro che ci vuole un po' di pratica per arrivare a questa, diciamo, manualità, però come vedete è molto semplice perché non dovete neanche fare un movimento molto ampio della mano per passare dal sotto al sopra. Rivediamolo insieme, magari un po' più vicino. Ecco, vediamo un po' se riesco ad allargare. Ecco qua. Allora, io ho il filo dietro e faccio maglia dritta e maglia dritta. Quando faccio cadere la seconda maglia dritta, passo con il ferro sotto il filo e lo porto sul davanti del lavoro. Quindi faccio la mia maglia a rovescio, faccio l'altra maglia a rovescio e quando faccio cadere la maglia, automaticamente porto il filo sul retro del lavoro per fare la maglia a dritto. Per i dettagli su come si realizza la maglia a dritto e la maglia a rovescio, io ho fatto due video che sono la prima e la seconda lezione di questo dell'utilizzo dei ferri circolari e che trovate sempre sul canale. Allora, rivediamo insieme partendo dal dritto. Adesso faccio il rovescio. Allora, partiamo dal dritto, il filo si trova sul retro del lavoro. La stessa cosa varrebbe se faceste le coste 1-1, 2-2, 3-3. Io ho fatto le coste 2-2 primo perché comunque si vede meglio, diciamo, proprio la lavorazione a coste, secondo perché è uno dei miei inizi preferiti, per esempio per fare i colli dei maglioncini o anche per fare per esempio l'elastico di un cappellino, quindi è quello che utilizzerete di più. La costa 1-1 è parimenti utilizzata sempre per gli stessi scopi, però secondo me è più decorativa e più significativa la costa 2-2. Rivediamo il procedimento. Allora, lo vediamo da vicino. Io ho il mio ferro di destra, entro col ferro di destra nella maglia dall'alto verso il basso, faccio passare il filo sopra, faccio cadere la maglia e lo lascio dietro perché devo fare la seconda maglia a dritto. Quando finisco la seconda maglia a dritto, con il ferro di sinistra passo sotto al filo, poi prendo la mia maglia dal basso verso l'alto, faccio passare il filo e sfilo. Rifaccio il punto a rovescio e contestualmente, vedete, riporto il filo sul dietro. Rivediamo insieme tutti i passaggi, compreso l'utilizzo del Magic Loop. Prendiamo un po' di punti, facciamo scorrere il cavetto e li spostiamo sul filo, sul ferro. Adesso prendiamo il filo con la mano sinistra, maglia rovescio, passa dietro, maglia dritto, passa davanti, maglia rovescio, passa dietro, passa davanti, maglia rovescio,
passa dietro, maglia dritto e maglia dritto, e così, e andiamo avanti in questa maniera. Come vedete è semplice e velocissimo da realizzare. Volete fare le coste 1-1? Vi faccio vedere il procedimento, anche se come vi dicevo non c'è assolutamente nulla di difficile. L'unica cosa che dovete fare è fare questi passaggi che vi ho fatto vedere anziché ogni 2 maglie, ogni maglia, così. Allora, quindi passiamo, faccio e passo dietro e passo davanti e passo dietro e passo davanti. Non vi spaventate, anche se non lo sapete fare e i primi tempi farete fatica. Io non lavoro da tantissimo con i ferri circolari, ma trovo che sia veramente una tecnica semplicissima e rilassante, e soprattutto non irrigidisce le spalle, per cui voi quando lavorate in una posizione che è una posizione molto naturale, con le mani all'altezza che desiderate. Mi sono spostata un pochino dall'inquadratura. Con l'altezza delle mani che desiderate. E un altro vantaggio dell'utilizzo dei ferri circolari è che potete portare il lavoro dove volete, perché non avete quella roba lunga, rigida che vi ingombra, ma avete semplicemente un lavoretto che è ingombrante poco più di un lavoro uncinetto. Guardate, questo qua, tutto questo così, sta tranquillamente in borsa. Ecco, un'altra cosa che volevo dirvi: qual è l'alternativa al Magic Loop? Ovviamente la risposta è molto semplice. La risposta è questa: un cavetto più corto. In questo caso, se noi utilizziamo un cavetto più corto, avremo la possibilità di lavorare in tondo senza mai fare ricorso al Magic Loop. Questo significa che dovremmo avere un certo numero di cavi di dimensioni diverse, quindi quello da 20, quello da 40, quello da 60, quello da 80 e quello da 1 metro. Credo che 1,20 m sia la misura più grande, ma io credo di non averlo, o forse ce l'ho, però non ricordo. Quelli che utilizzo di più sono questo piccolino per fare i colli e i cappellini, poi c'è quello medio che io utilizzo per esempio per i maglioncini dei bambini, con una circonferenza che nel momento in cui ho tutti i punti sul ferro risulta quanto, diciamo, impegnativa. Invece nel momento in cui poi metto in attesa le maniche per poi riprenderle alla fine del lavoro e lavoro solo sul corpetto, è la misura ideale, ed è questa qui. Questa dovrebbero essere i 40 cm. I 60 cm sono l'avvio e diciamo la prima parte della realizzazione di una maglia da adulto, e poi ci sono 1,80 m scusate, 80 e 1 metro. Gli 80 cm sono circa per un maglione senza le maniche, quindi con i punti per le maniche in attesa. 1 metro è meglio per il maglione con le maniche, quindi negli ultimi giri che voi fate prima di mettere in attesa i punti per le maniche vi consiglio di utilizzare il cavetto da 1 metro. E poi c'è quello da 1,20 m. Io però appunto per fare il mio poncho ho utilizzato il cavetto da 1 metro, se non ricordo male, o da 80 cm. Comunque insomma erano piuttosto strettini i punti, però se avete la possibilità di utilizzare un cavetto più grande, utilizzatelo, così come se avete la possibilità di utilizzare un cavetto piccolo per fare la lavorazione che vi ho fatto vedere, potete farlo tranquillamente, anzi sarebbe anche preferibile. Ma nel caso in cui doveste avere un cavetto che tendenzialmente lo standard è quello di 80 cm, che come avete visto vi consente di coprire la maggior parte delle esigenze che avete quando realizzate un capo ai ferri circolari, e non volete acquistarne altri per il momento, potete utilizzare il cavetto da 80 cm, tenendo presente che potete fare ricorso a questa tecnica del Magic Loop. Non ha importanza quanto è grande quest'asola che si forma, l'importante è che il lavoro che rimane sui ferri sia della dimensione giusta per farlo scorrere sul ferro di lavorazione e sul ferro in cui poi andranno messe le maglie lavorate. Io credo di avervi detto tutto per questa lezione. Ci vediamo la prossima settimana per la 4ª lezione, in cui vedremo come si fa la lavorazione raglan per i maglioncini. Vi auguro come sempre buon lavoro e buon divertimento. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, e se vi è piaciuto questo video e l'avete trovato utile, lasciatemi anche un commento. Vi ringrazio ancora e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!